Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Non Solo Horror. Circa 2 mesi fa, quando cioè ho deciso di lanciare questo canale su YouTube, uno dei motivi che mi ha spinto è stato quello di provare nel mio piccolo a dare un aiuto, un supporto a quello che è il panorama underground, soprattutto quello proprio legato al cinema horror. Come potrete facilmente immaginare, già il panorama del cinema indipendente è particolarmente complicato, tanto più in un periodo storico come quello che stiamo attraversando. Immaginatevi quanto possa essere complicato per un genere come l'horror, soprattutto in Italia, dove purtroppo in questi ultimi anni non abbiamo dei nomi di particolare rilievo dal punto di vista strettamente commerciale. È quindi fondamentale il lavoro sinergico di tutta la scena, e questo lavoro lo possiamo fare sulle piattaforme social e in collaborazione con vari eventi e vari artisti che lavorano proprio all'interno di questo calderone. Una spinta decisiva e uno spazio fondamentale affinché delle produzioni indipendenti e dei cortometraggi trovino il proprio spazio e la propria visibilità è quella dei festival. Ed è per questi motivi che oggi sono molto felice di annunciarvi che sono ufficialmente diventato media partner di Visioni Notturne. Visioni Notturne è un festival dedicato ai cortometraggi indipendenti e horror. La prima edizione si è svolta nel 2020. Naturalmente, vista la situazione globale, si è svolta in modalità unicamente online. La seconda edizione del festival invece si svolgerà a fine maggio 2021. Se tutto andrà bene, come sperano gli organizzatori, si svolgerà in presenza a Firenze. Il termine per le iscrizioni e quindi per la proposta dei propri cortometraggi è il 7 maggio. Come ogni festival che si rispetti, ci sarà una giuria che quest'anno sarà presieduta da Andrea Marfori, il regista di un leggendario film dell'underground italiano degli anni '80 che è Il Bosco 1. La giuria avrà il compito di assegnare i vari premi, quindi il premio al miglior cortometraggio, il premio ai migliori effetti speciali, il gran premio della giuria. Infine ci sarà un ulteriore premio che sarà invece assegnato dallo staff, quindi dagli organizzatori del festival. La cosa che mi ha colpito in positivo di questo festival, oltre alla chiara passione di chi lo organizza, è il fatto che nella prima edizione siano arrivati più della metà di cortometraggi dall'estero, cosa che mi ha fatto riflettere sul fatto di quanto sia vivace il panorama e anche di quanto ci sia bisogno di un festival del genere in Italia. Prima di parlarvi del cortometraggio che ha vinto la prima edizione del festival, vi ricordo che la seconda si svolgerà, se tutto andrà bene, il 28, 29 e 30 maggio nel Parco d'Arte Enzo Pazzagli di Firenze. In ogni caso, in descrizione vi lascio i link a tutti i social e al sito ufficiale del festival. Il cortometraggio che ha vinto la prima edizione del festival Visioni Notturne si intitola Deadline. È stato scritto, prodotto e diretto da André Stamos. Grazie allo staff del festival ho avuto l'opportunità di visionarlo e devo dire di essere rimasto piacevolmente colpito dalla qualità di questo cortometraggio. Si svolge essenzialmente tutto all'interno di una stanza, di una casa, dove vediamo una donna, una giovane regista, che ha le prese con il classico incubo dello scrittore, ovvero la pagina bianca, con la differenza che lei ha appunto una deadline, quindi ha la scadenza, che è quella di dover consegnare una nuova sceneggiatura, una nuova idea per il suo nuovo film. La donna è visibilmente disperata perché non ha idee e inoltre riceve continue pressioni. Infatti c'è il suo agente che continua a chiamarla. Prova a immaginare alcune storie, ma le getta via, finché non si imbatte durante delle ricerche su internet in una strana droga che a quanto pare permette di vedere delle cose che non esistono e che potrebbero quindi permetterle di trovare l'idea che sta cercando. Il cortometraggio dura circa 10 minuti, ha una realizzazione tecnica impeccabile. Anche dal punto di vista estetico, la cura delle immagini, dei colori, dei chiaroscuri è assolutamente di un livello che a me è parso professionale. Una cosa che io ho trovato molto interessante in questo cortometraggio è il modo in cui Stamos riesce a smuovere una storia che fondamentalmente si svolge all'interno di 4 mura. La sua trovata infatti è stata quella inizialmente di mostrare ciò che la donna immagina, quindi gli abbozzi di idee che poi lei scarta, e questa cosa riesce a dare un dinamismo, una varietà di ambienti, di scene, di personaggi, di creature che altrimenti il film per la sua natura non potrebbe avere. Inoltre ci ho trovato una perfetta gestione non solo del montaggio e dei tempi della narrazione,
ma anche del comparto sonoro, che è assolutamente adeguato per un cortometraggio horror ed è in grado di generare tensione, una tensione che dura dall'inizio alla fine. Ovviamente io non ho avuto modo di guardare tutti i cortometraggi che sono stati proposti l'anno scorso. La cosa di cui però posso dire di essere certo è che il cortometraggio vincitore è di assoluta qualità e mi auguro anzi di poter vedere presto un lungometraggio diretto da Andrés Stamos, perché se le premesse sono queste potremo sicuramente aspettarci cose molto interessanti. Quindi ragazzi, vi ricordo ancora una volta che in descrizione vi lascio i link a tutte le pagine social del festival e al sito ufficiale, in modo che così potrete seguirlo ed essere aggiornati su tutte le novità. Invito tutti voi a supportare questo tipo di iniziative perché fanno il bene del genere a cui siamo così tanto appassionati. E mai come oggi, quindi, che la paura sia con voi.